Salve gente! Benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Oggi vi porto un video a tema anime. Ho notato infatti che sul canale ne ho trattati davvero pochi, quindi ho deciso di rifarmi parlando di uno degli anime che all'epoca, nel bene o nel male, era letteralmente sulla bocca di tutti. Un anime che passò da un successo incredibile a una delle più grandi delusioni del genere, il tutto in solo una manciata di episodi. Un'opera che non solo ha segnato una generazione, ma che allo stesso tempo ha creato vere e proprie guerre tra fan, al punto da diventare per molti l'emblema di tutto ciò che non funziona nell'animazione moderna. Un anime che prometteva qualcosa di epico, ma che purtroppo si è perso tra filler, harem, scarsa coerenza narrativa, troppo fanservice e soprattutto una direzione mai davvero chiara. Ovviamente stiamo parlando di Arte della Spada Online. Quando la prima puntata di Sword Art Online uscì nell'estate del 2012, io ero ancora un piccolo adolescente armato di un notebook scassato, tanta immaginazione e soprattutto una connessione internet che andava solo quando le stelle si allineavano. Mi ero affacciato relativamente da poco agli anime online e all'epoca fagocitavo praticamente qualsiasi cosa mi sembrasse minimamente interessante. E quando vidi il primo episodio di Sword Art Online che presentava il Nerve Gear con il suo sistema full dive, Aincrad e l'enorme promessa narrativa, pensai solo una cosa: ok, questo è l'anime che stavo aspettando. Ma poi, diciamo che la luna di miele durò decisamente meno di quanto sperassi. Nonostante tutto, però, vi confesso che continuo a provare un certo affetto verso questa serie. Quindi, oggi voglio rispondere a una domanda che mi tormenta da anni ormai, ovvero: perché Sword Art Online è uno degli anime più odiati di sempre? Come può un titolo così influente aver generato al tempo stesso un'ondata di entusiasmo e di bile di tali proporzioni? Preparatevi gente, perché per capirlo dovremo tornare agli inizi, attraversare un paio di universi virtuali e analizzare ciò che Sword Art Online ha fatto bene, ma soprattutto ciò che ha fatto male. Sword Art Online nasce inizialmente come web novel scritta da Reiki Kawahara nei primi anni del 2000. Era una storia autopubblicata, un po' raffazzonata e che lui stesso non presentò nemmeno al concorso a cui mirava. Solo dopo aver vinto il premio Dengeki nel 2008 con Axelworld, la casa editrice gli chiese infatti se avesse altro materiale già pronto e lui solo allora tirò fuori Sword Art Online. All'epoca ovviamente nessuno si aspettava che sarebbe diventato un fenomeno mondiale e invece la light novel divenne la più venduta del 2012, superando ad oggi le 30 milioni di copie vendute. E quando l'anime arrivò nell'estate del 2012, il tempismo fu quasi chirurgico, perché giochi come World of Warcraft e League of Legends stavano spopolando e l'Oculus Rift sembrava il sogno di qualsiasi sviluppatore e videogiocatore, e il concetto di se muori nel videogioco muori nella vita reale catturò immediatamente l'immaginario collettivo. A1 Pictures confezionò un prodotto visivamente bellissimo, con combattimenti fluidi e le colonne sonore di Yuki Kajiura che ancora oggi, ragazzi, mi fanno venire i brividi. Alla sua uscita Sword Art Online divenne praticamente l'anime di riferimento dell'anno, generò merchandise, videogiochi, ispirò cosplayer e spinse molti a interessarsi al genere isekai. Per me fu una sorta di portale di ingresso. Probabilmente se non avessi visto Kirito brandire due spade non mi sarei interessato ad opere come Re:Zero o Log Horizon, e chissà se oggi avremmo avuto quel capolavoro di Shangri-La Frontiers.
Il primo arco narrativo, ovvero Aincrad, è sicuramente il motivo per cui molti di noi si innamorarono a prima vista di Sword Art Online. L'idea di essere intrappolati in una sorta di castello volante con ben 100 piani da conquistare, dove ogni boss era a tutti gli effetti una sfida mortale, era semplicemente geniale. Nei primi episodi, inoltre, la serie riesce a creare tensione e soprattutto a farti percepire il pericolo. Quando ai giocatori viene annunciato che non solo non possono disconnettersi, ma che se muoiono in game il casco che indossano gli friggerà il cervello, beh, diciamo che il gelo nella stanza lo percepisci. La serie, inoltre, almeno inizialmente, sembrava anche voler esplorare l'impatto psicologico di vivere in un mondo virtuale, da quelli che erano gli aspetti sociali ed economici fino alle vere e proprie questioni etiche. Peccato solo che Kirito sconfigga il boss finale e praticamente Tana libera tutti a una cosa come metà stagione. Il tutto senza nemmeno arrivare al 100° piano, ma al 75°. Ricordo bene il giorno in cui gridai a squarciagola se mi stessero prendendo per il culo. L'arco di Aincrad infatti adatta sia il volume 1, ovvero la storia principale, sia il volume 2, nato come una raccolta di side stories che, attenzione, prese a sé non sono neanche male, ma il tutto viene inserito nello stesso arco narrativo e concentrato in soli 14 episodi. Il risultato? Beh, un continuo alternarsi di episodi importanti e filler che spezzano emozione, ritmo e narrazione. Il tema del gioco mortale inoltre viene tra virgolette abbandonato già al terzo o quarto episodio. Invece di conquistare piani e affrontare boss, infatti, seguiamo Kirito che risolve misteri in giro per il mondo, pescare pesci, giocare alla famigliola felice e si ritrova addirittura sposato con una figlia adottiva, cioè il tutto buttato tutto un po' a caso, nel senso, non fraintendete, in realtà io sono un gran romanticone, ma qui tutta sta situazione esce un po' dal nulla. La relazione tra Kirito e Asuna passa dal «Ehi, ciao!» al «Sposami e sii padre dei miei figli» in una cosa come 2 episodi? E non parliamo dei salti temporali, che sono forse più brutali dei boss presenti nel gioco. Il quantitativo di mesi, morti ed eventi che passano off-screen dovrebbe essere illegale. La serie viola costantemente una delle regole più importanti della narrazione, ovvero lo show don't tell. Il ritmo, inoltre, è così serrato che risulta quasi impossibile affezionarsi a personaggi che compaiono e muoiono nello stesso episodio. E non parliamo della tensione del gioco mortale, che praticamente evapora in pochissimo tempo, in quanto è davvero difficile prendere sul serio il rischio quando il protagonista è così potente da rigenerare i propri HP più velocemente di 10 nemici che lo colpiscono contemporaneamente. E non contenti di tutto ciò, la serie tradisce anche le proprie regole e la propria coerenza narrativa, come ad esempio gli omicidi nelle safe zone. Ma fermiamoci un attimo a parlare proprio di lui, Kirito. Un personaggio che per molti incarna perfettamente l'ideale di Geras-2, ovvero un personaggio che sembra esistere solo per essere ammirato, vincere sempre, piacere a tutti e piegare sostanzialmente la storia intorno a sé. Kirito, infatti, dopo appena un paio di episodi è decisamente troppo forte. È l'unico a possedere la tecnica della doppia spada, rigenera vita più in fretta di quanto i nemici possano danneggiarlo e ottiene praticamente skill manco stesse usando la lista di cheat code di GTA San Andreas. Ora, se fosse stato un vero isekai, avrei potuto anche accettare certe cose, però Sword Art Online è un videogioco, cioè tutta sta roba dovrebbe essere scriptata, non ha senso che Kirito possa trascendere il codice stesso del videogioco con il potere dell'amore e dell'amicizia. E per tornare al discorso della coerenza, Kirito nel secondo episodio, se non sbaglio, oltre a essere definito il beater da tutti quanti, si autoproclama sostanzialmente un non solo player, ma poi negli episodi successivi è sempre e comunque accompagnato da una nuova ragazza o da un party temporaneo. Cioè, persino i nemici rimangono affascinati da lui.
E tutto ciò ovviamente ci riporta a un grande classico degli isekai, ovvero la questione dell'harem. Ora, lo sappiamo tutti, gli anime, isekai in particolare, sono pieni di queste situazioni in cui il protagonista maschio è circondato da bellissime ragazze tutte innamorate di lui, ma dato che siamo in un anime, non se ne bomberà mai nessuna, salvo rari casi. E va bene così, cioè anime come Day to Alive ci hanno montato su letteralmente una struttura narrativa sull'harem, ma almeno c'è un minimo di costruzione o spiegazione. Qui no, cioè praticamente ogni singola ragazza con cui Kirito interagisce si innamora di lui istantaneamente senza alcuna ragione. Cioè, io capisco anche la fantasia adolescenziale, ok? Ma io stesso da ragazzino, dopo la terza dichiarazione d'amore non corrisposto, mi ritrovai a pensare, ok, ma che palle! E proprio quando pensavi che Sword Art Online avesse semplicemente sprecato parte del proprio potenziale, ecco che arriva il momento in cui la serie decide di prendere una pala, scavare ancora più a fondo e ficcarcisi dentro di proposito. Perché, vedete, nonostante Aincrad fosse pieno di problemi, c'erano comunque delle cose che funzionavano, come l'atmosfera, le colonne sonore, l'idea di fondo, persino il rapporto tra Kirito e Asuna, per quanto rasciato, riusciva comunque a coinvolgerti emotivamente. In più, alla fine dell'arco narrativo, sembrava che la serie avesse chiuso il cerchio, cioè Kirito sconfigge Kayaba, i giocatori vengono liberati e Aincrad crolla. Quindi tutti quanti ci ritrovammo semplicemente a pensare, ok, ma siamo a fine stagione, cioè cosa volete raccontare ancora? Le conseguenze psicologiche di tutto questo? Magari il trauma? Le difficoltà di tornare alla realtà? Il modo in cui la società reagisce a migliaia di persone rimaste in coma per 2 anni? O addirittura il matrimonio tra Asuna e Kirito? No. No, niente di tutto questo. Perché, vedete, Sword Art Online decise di fare una cosa che oggi trovo divertente, ma che all'epoca mi fece imbestialire come un pazzo, ovvero prendere tutto ciò che aveva funzionato nell'arco di Aincrad e buttarlo nel cesso per trasformarsi improvvisamente in una pessima fanfiction fetish degli anni 2000. Nonostante Kirito abbia battuto Sao e i server dovrebbero aver scollegato tutti e aver chiuso, infatti, grazie al potere delle forzature narrative, Asuna e altri 300 giocatori non si sono ancora svegliati dal coma. Kirito ovviamente è devastato, passa le giornate in ospedale sperando che Asuna possa risvegliarsi, e fin qui il tutto è abbastanza comprensibile. Poi però succede una cosa che ho sempre trovato assurda. Qualcuno dei suoi vecchi amici di Sao gli mostra una foto presa da un altro gioco chiamato Alfheim Online. All'interno dell'immagine si intravede un personaggio che assomiglia in maniera sospettosamente evidente ad Asuna, rinchiusa dentro una gigantesca gabbia dorata in cima all'albero del mondo. Che, ci tengo a precisare, l'albero del mondo è una zona all'interno di questo gioco che nessun giocatore è riuscito a conquistare, perché in teoria non è stata progettata per essere conquistata. E Kirito cosa pensa? Yep, è sicuramente Asuna, senza ombra di dubbio. Nemmeno per un istante si chiede, aspetta, non è che forse sto proiettando i miei traumi su un NPC generico? Ovviamente no! Lui vede un elfo biondo rinchiuso in gabbia e decide immediatamente di ributtarsi in un altro MMORPG full dive. Cioè, bro, sei rimasto intrappolato in un gioco mortale dove hai visto gente morire davanti ai tuoi occhi per ben 2 anni, hai sviluppato traumi grandi quanto una casa e la tua prima idea appena esci è wow, un altro MMORPG! Tralasciando le evidentissime e insensate forzature narrative per l'introduzione di questo nuovo arco narrativo, il vero problema è che Fairy Dance non solo ignora quasi completamente le conseguenze di Aincrad, ma distrugge anche buona parte di ciò che funzionava nella serie, partendo proprio da Asuna. Perché ricordiamoci una cosa, Asuna nell'arco di Aincrad
era sgravatissima, cioè era forte, intelligente, era una leader, era letteralmente una delle pochissime persone a poter minimamente competere con Kirito. Aveva carattere, presenza scenica e soprattutto una personalità che riusciva davvero a spiccare tra le varie comparse copia e incolla della serie. Ma secondo voi, cosa decide di fare Sword Art Online con lei nel secondo arco narrativo? Già, la chiude in gabbia, letteralmente. Perché per praticamente tutto Fairy Dance, Asuna diviene la principessa Peach. Cioè, passa da una guerriera velocissima e potentissima soprannominata il lampo che tesse legami a PNG depresso intrappolato dentro una prigione dorata, mentre il protagonista maschio si ritrova a fare il Super Mario Bros. Della situazione. E se pensavate che i livelli di misoginia della serie avessero raggiunto i propri limiti, beh, mi dispiace deludervi, perché Fairy Dance è pieno di roba inquietante. E non inquietante nel senso horror, ma inquietante nel senso: ma chi cazzo ha pensato che questa roba fosse una buona idea? Cioè, partiamo da Sugu, probabilmente uno degli antagonisti più viscidi e imbarazzanti dell'animazione giapponese mainstream. Ora, Kayaba era un folle, ok? Ha rinchiuso e praticamente ucciso migliaia di persone per una qualche ragione filosofica ed etica. Questo è innegabile. Ma almeno aveva fascino, c'era un minimo di mistero, aveva una certa presenza. Sugu invece è semplicemente un maniaco sessuale con il fetish del controllo che vuole sposare una minorenne mentre è in coma e abusare sessualmente della sua versione digitalizzata. Cioè, ma che cazzo? Ogni sua scena consiste praticamente nel molestare Asuna, umiliarla e minacciarla, e la serie insiste continuamente su queste dinamiche. Il problema però non è nemmeno il contenuto in sé, ma il come viene mostrato, perché la serie sembra quasi compiacersi di certe scene, le allunga, le enfatizza, le rende praticamente fanservice. E sinceramente, detto tra noi, a quel punto io cominciai a provare un certo disgusto verso la serie, perché va bene il fanservice, ma a quel punto si stava veramente cominciando ad esagerare. Il colpo finale però arriva con Suha, o come diamine si chiama, ovvero la sorella di Kirito, perché evidentemente Kawara, mentre scriveva, deve ovviamente aver pensato: sai cosa manca a questo splendido arco narrativo di Fairy Dance? L'incesto! E quindi ci ritroviamo con questa assurda sottotrama in cui Suguha si innamora di Kirito mentre gioca ad Halo, e ci viene fornita come scusa il fatto che lei non sapeva che fosse suo fratello, nonostante il maledettissimo PG con cui parla si chiama come suo fratello, combatte come suo fratello e ha il maledettissimo aspetto di suo fratello. Una roba che, inutile dirvi, disgustò praticamente chiunque guardasse l'anime all'epoca. E non solo per una questione morale o di gusti personali, è che narrativamente sta roba non serve a nulla. È semplicemente lì per creare disagio e aggiungere l'ennesima ragazza all'harem di Kirito. E qui torniamo ancora una volta al vero problema di Sword Art Online. La serie, infatti, sembra completamente ossessionata da voler trasformare Kirito nel centro dell'universo. Ogni personaggio ruota attorno a lui, ogni ragazza si innamora di lui, ogni situazione esiste per glorificare solo e soltanto lui. E più Fairy Dance va avanti, più Aincrad sembra quasi un incidente fortuito, come se il primo arco narrativo fosse venuto bene quasi per sbaglio. In questo arco narrativo, inoltre, non esiste neanche l'accenno della tensione, esistono solo fate, fanservice, maniaci sessuali, drama adolescenziale e Kirito che hackera praticamente l'universo con la forza dei sentimenti. Ma la cosa assurda è che Sword Art Online cerca anche di convincerti che tutto ciò sia epico. Ma no! Non è epico manco per il cazzo, è dannatamente frustrante, perché sappiamo benissimo quanto avrebbe potuto essere bello quest'anime se solo si fosse concentrato su Aincrad, e invece no, la serie decide di buttar via una delle migliori premesse anime degli anni 2010, il tutto
per trasformarsi in un harem fantasy pieno di fetish strani e pessime decisioni narrative. Il risultato fu abbastanza ovvio. Il pubblico e la critica reagirono molto male. Molti abbandonarono la serie, mentre altri come me la seguirono solo per vedere come finiva. L'autore stesso, Reiki Kawahara, confessò di aver gestito male Asuna e soprattutto di non aver pensato minimamente ai ruoli delle donne, limitandosi semplicemente ad accumulare eroine attorno a Kirito. Tuttavia, dopo le aspre critiche e le accuse di misoginia ricevute al Sakurakon del 2013, Kawahara scrisse Mother's Rosario, una storia molto toccante che affronta temi come la malattia terminale in modo molto più serio, il tutto per dare ad Asuna una storia degna del personaggio. Kawahara promise inoltre che da lì in poi avrebbe smesso di trattare le donne come meri trofei da collezionare. Purtroppo però il danno era ormai fatto e Fairy Dance resta ad oggi uno degli archi narrativi più criticati e rappresenta una delle ragioni principali per cui la serie è definita misogina. Sword Art Online inoltre si ritrovò con un problema enorme da gestire perché internet ormai lo detestava, i meme si moltiplicavano, le critiche cadevano a pioggia e la gente aveva completamente perso la fiducia nella serie. Ed è qui che Sword Art Online tentò la sua prima vera rinascita. Quando venne annunciato Phantom Bullet, ovvero l'arco narrativo ambientato in Gun Gale Online, ammetto di essere stato piuttosto confuso all'epoca, perché a quel punto mi sembrava che Sword Art Online sembrasse ormai incapace di capire cosa volesse essere davvero. Prima si presentò come un incredibile survival game fantasy, poi come una sorta di fairy fetish simulator e ora improvvisamente come un Counter-Strike sotto steroidi. Eppure, sorprendentemente, Phantom Bullet non partì neanche male. L'idea di Death Gun, questo misterioso giocatore capace di uccidere le persone nel mondo reale sparando loro nel gioco, riuscì finalmente a riportare un minimo di tensione e mistero nella serie. L'atmosfera tornò a essere più cupa, più paranoica, più da thriller, insomma, e soprattutto venne introdotto quello che personalmente reputo uno dei personaggi migliori e più riusciti dell'intero franchise, ovvero Shinon. Un personaggio femminile che per una volta ha un vero trauma psicologico che viene trattato in maniera relativamente seria. Shinon inoltre non esiste semplicemente per idolatrare Kirito, questa ha una backstory forte, soffre di un disturbo da stress post-traumatico credibile legato alle armi da fuoco e in generale ha una personalità molto più interessante rispetto a praticamente tutte le altre ragazze della serie, al punto che in vari casi sia noi spettatori che Kirito stesso ci dimentichiamo di Asuna. E sapete, vista così, sembrerebbe anche che Sword Art Online abbia capito alcuni dei propri errori. Solo che poi arriva Kirito. E no, non ho la minima intenzione di approfondire le ragioni che ci siano state dietro lo strano fetish di assegnargli un PG femminile, perché la cosa più assurda non è nemmeno questa, ma il fatto che anche nel mondo delle armi da fuoco lui riesce a diventare il prescelto. Perché sì, gente, in un Battle Royale dominato da cecchini e mitragliatrici, Kirito usa una spada laser. Già. E vi sorprenderà sapere che non solo funziona, ma diventa anche il più sgravo del gioco. Cioè, come funziona se si fosse trattato di FIFA avrebbe vinto affettando gli avversari o la palla? Non capisco, ma va bene. Tutto questo serve per dire che il problema fondamentale resta sempre e comunque lo stesso, ovvero le regole del mondo sembrano piegarsi costantemente attorno a lui. Non importa il gioco, il sistema o il contesto, Kirito sarà sempre il più forte, il più speciale, quello che sblocca abilità assurde, quello che tutti ammirano e quello attorno a cui ruota l'intero universo narrativo. Una roba che, ragazzi, alla lunga stanca, anche perché sai già benissimo che qualsiasi cosa possa accadere, prima o poi arriverà Kirito a salvare la situazione. Eppure, nonostante tutto, Phantom Bullet riesce comunque a risultare infinitamente più guardabile di Fairy Dance, anche perché, diciamoci la verità,
dopo l'incesto, le fate e Asuna umiliata e molestata, non è che ci volesse molto, va? Da quest'arco narrativo nasce anche uno dei migliori prodotti del franchise, ovvero Sword Art Online Alternative, Gun-Gale Online. O come piace chiamarla a me, quello spin-off di cui non mi è mai importato assolutamente nulla, ma che funziona meglio della serie originale perché in pratica non è Sword Art Online. E questa cosa incredibilmente funziona. La protagonista, Len, non è il solito prescelto overpower che piega il codice del gioco grazie al potere dei sentimenti, ma semplicemente una ragazza con problemi di autostima e ossessionata dai FPS competitivi. Fine. Tutto qui. E ragazzi, paradossalmente, è proprio la cosa che fa funzionare questa serie, perché per una volta si smette di cercare disperatamente di glorificare Kirito e il suo cosmico harem, finendo per risultare addirittura più divertente. Cioè, persino il cast funziona meglio, i personaggi hanno dinamiche più naturali, le relazioni sembrano meno artificiali e, soprattutto, nessuno passa metà stagione a idolatrare il protagonista come se fosse la seconda venuta di Gesù Cristo in trench nero. E da qui, secondo me, si arriva a una realizzazione abbastanza devastante per il franchise principale, ovvero Alternative dimostra che il problema di Sword Art Online è proprio Sword Art Online stesso, o meglio, Kirito è il modo in cui la serie ha deciso di costruirgli attorno l'intero universo narrativo, perché appena togli questa piccola componente, improvvisamente il mondo di Sword Art Online diventa molto più credibile, le regole sembrano avere senso, la tensione torna e i personaggi sembrano persone vere e non satelliti che orbitano attorno al protagonista. Poi, vabbè, Alternative rimane comunque uno spin-off abbastanza derivativo e che personalmente non mi ha mai fatto impazzire, ma almeno non mi ha fatto venire voglia di prendere a testate il monitor ogni 2 episodi e sinceramente dopo Fairy Dance lo reputo un enorme passo avanti. Passiamo ora a quello che personalmente reputo il prodotto più inutile e pompato di tutto il franchise e che secondo me esiste giusto perché sì. Nel 2017, infatti, parallelamente ad Alternative, uscì anche un film, Ordinal Scale, che sinceramente, quando venne annunciato, io ero anche curioso perché sulla carta l'idea di fondo non era male. Dopo anni passati a parlare di realtà virtuale totale, Sword Art Online introduceva finalmente la realtà aumentata che andava tanto di moda all'epoca, presentando un gioco che si integrava nel mondo reale con boss fight nelle città, combattimenti per le strade, insomma un modo finalmente diverso di utilizzare il concept della serie. E invece, sapete cos'è davvero Ordinal Scale? Fanservice, ragazzi, 2 ore piene di fanservice nudo e crudo, e nemmeno di quello becero tipo te. No signore! Il film infatti sembra costruito artificialmente per chiederti costantemente: ti ricordi Aincrad? Ti ricordi la doppia spada? Ti ricordi Kirito che urla e diventa Gesù Cristo dei videogiochi? E allora via! Ennesimo riciclo della scena epica con la doppia spada e lo stesso boss! Remix emotivi, boss ripescati da Aincrad e soprattutto tanti, ma tanti momenti da "Oh my god, Kirito is back!" Attenzione, visivamente il film è una bomba, ok? Cioè, A1 Pictures qui tira fuori un comparto tecnico clamoroso. Abbiamo animazioni spettacolari, una regia dinamica, delle colonne sonore incredibili. Il problema però è che sotto tutta quella spettacolarità c'è praticamente il vuoto cosmico. Ordinal Scale, infatti, non aggiunge praticamente nulla alla serie, non evolve i personaggi, le dinamiche, non porta avanti nessun tema principale, è letteralmente un gigantesco "ti ricordi di questa cosa fichissima?" Anche la doppia spada di Kirito, a una certa, diventa quasi una parodia involontaria, perché, ok, inizialmente era iconica, ma più Sword Art Online va avanti,
più continua a riproporla come se fosse la trasformazione in Super Saiyan di Dragon Ball. Poi però, quando ormai moltissimi avevano abbandonato completamente il franchise, ecco che nel 2018 arrivò Alicization, l'arco che ancora oggi tantissimi fan considerano il punto più alto della serie. E sapete una cosa? Per certi versi li capisco anche, perché Alicization è probabilmente la prima volta dopo Aincrad in cui Sword Art Online sembra davvero voler raccontare qualcosa di più grande. L'atmosfera cambia completamente e con lei anche il tono e la scrittura. Il world building è infinitamente più curato e soprattutto per la prima volta dopo tanti anni sembra che gli autori abbiano finalmente imparato dai propri errori. Kirito non è più costantemente il centro assoluto di ogni singola scena, i nuovi personaggi, specialmente Yu-Gi-Oh!, ricevono finalmente una vera costruzione narrativa. Yu-Gi-Oh!, tra l'altro, riesce in pochissimo tempo a risultare molto più umano di buona parte del cast storico della serie. Persino il mondo virtuale dell'Underworld è davvero interessante da esplorare. Inoltre si torna finalmente a parlare sul serio di intelligenza artificiale, etica, umanità, memoria, libero arbitrio, tutte cose che la serie prometteva già ai tempi di Aincrad, ma che spesso aveva sacrificato per dare troppo spazio a waifu e fanservice. E visivamente Alicization è clamoroso, l'animazione raggiunge livelli assurdi, alcune fight sono ben più che spettacolari, le colonne sonore funzionano benissimo e per la prima volta dopo anni, guardando Sword Art Online mi ritrovai a pensare ok, stavolta hanno tirato fuori una vera bomba. Ma sì ragazzi, purtroppo con Sword Art Online c'è sempre un ma. E in questo caso il problema è che Alicization sembra quasi un altro anime. E questa cosa è contemporaneamente il suo punto di forza, ma anche il suo punto debole. Perché sì, tutto è migliore rispetto agli archi narrativi precedenti, ma allo stesso tempo Alicization sembra completamente scollegato da ciò che aveva reso Sword Art Online un fenomeno, e ci si ritrova quindi a guardare un fantasy sci-fi filosofico che, attenzione, non lo sto dicendo necessariamente come critica, anzi, probabilmente è proprio per questo che Alicization funziona. Il problema però è che a questo punto molti spettatori, me incluso, ci siamo fatti tutti la stessa domanda, ovvero perché continuare a chiamarlo Sword Art Online? Cioè, ormai del concept originale non era rimasto nulla. Ed è qui che secondo me il franchise arriva quindi alla sua crisi di identità definitiva, perché da un lato Alicization dimostra che Sword Art Online può essere scritto bene, ma dall'altro che il franchise aveva completamente perso la propria identità originale. Purtroppo però, nonostante tutti questi miglioramenti, nemmeno Alicization riesce davvero a sfuggire ai vecchi difetti della serie, perché a una certa il fanservice continua, la glorificazione di Kirito anche, e con loro le scene al limite del fetish puro. È come se Sword Art Online fosse intrappolato in una sorta di loop da cui non riesce a uscire, un franchise che continua disperatamente a migliorare, ma che allo stesso tempo non riesce mai davvero a lasciarsi alle spalle i propri problemi storici. E allora cosa fai quando il tuo franchise continua a essere perseguitato dal fantasma di Aincrad? Beh, semplice, ci torni. Perché sì, gente, dopo anni di critiche, meme, discussioni infinite e fan frustrati, qualcuno ai piani alti deve aver finalmente capito una cosa molto semplice. La gente voleva vedere Aincrad, ma ha fatto bene. E così nacquero i film di Sword Art Online Progressive, trasposizioni animate della serie di light novel scritte sempre da Reiki Kawahara, che praticamente cercarono di rimediare al casino del primo adattamento anime. L'idea alla base era finalmente quella che tutti i fan si aspettavano fin dal 2012, ovvero raccontare Aincrad piano dopo piano, con calma, con più approfondimento e soprattutto con più sviluppo del mondo e dei personaggi. E sapete una cosa?
Già solo sentire questa premessa mi fece ben sperare, perché diciamocelo chiaramente, il più grande peccato commesso dall'anime originale è stato quello di aver liquidato Aincrad in soli 14 episodi. E Progressive nasce proprio dalla consapevolezza di questo errore. Nel 2021 arriva quindi il primo film, Aria of a Starless Night, che però fece qualcosa di molto strano. Invece di adattare fedelmente tutta la struttura della novel Progressive, decisero di reinterpretare parte degli eventi del primo piano, ma dal punto di vista di Asuna, introducendo anche il personaggio originale di Mito. E attenzione, tutto ciò non è necessariamente una cattiva idea, anzi probabilmente è una delle cose più intelligenti fatte da Sword Art Online negli ultimi anni. Asuna infatti torna finalmente ad avere un po' di spazio, vediamo il suo isolamento, la sua paura, le difficoltà e soprattutto il modo in cui lentamente entra in contatto con Kirito. E sapete, questa versione della loro relazione funziona molto meglio rispetto al passato, perché semplicemente sembra finalmente umana. Il problema però è che anche qui Sword Art Online continua ad aver paura di rallentare. Cioè, invece di adattare integralmente Progressive, magari con una serie, si è deciso ancora una volta di comprimere e saltare roba. E infatti il secondo film, Scherzo of Deep Night, salta direttamente al quinto piano di Aincrad. Quindi, ancora una volta, ci ritroviamo con piani mancanti, eventi tagliati e quella sensazione frustrante del Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Progressive avrebbe potuto essere la dimostrazione dell'enorme potenziale di Sword Art Online. Invece è l'ennesima prova di come questo franchise sembri totalmente incapace di gestire davvero Aincrad nel modo corretto. È quasi surreale, cioè hai finalmente tra le mani ciò che i fan volevano da 10 anni e comunque riesci a inciampare ancora e ancora sulla struttura narrativa. Tutto ciò ci porta quindi alla domanda più importante di questo video, ovvero Sword Art Online è davvero uno degli anime peggiori mai creati? Per quanto mi riguarda la risposta è no. Ma dopo questa analisi credo che il motivo per cui venga odiato così tanto sia in realtà più profondo di quanto non sembri. Infatti, nonostante i suoi problemi narrativi, un Geristu come protagonista, il fanservice che talvolta sfocia in misoginia, contornata da fetish strani e tutte le altre scelte discutibili di Fairy Dance, Sword Art Online è stato probabilmente odiato così tanto perché ha tradito continuamente le aspettative di chi credeva davvero nel progetto. Siamo stati attratti come falene da Aincrad, ma la serie poi ha continuato più e più volte a prendere strade completamente diverse. Certo, alcune interessanti, altre discutibili e altre ancora, che dirvi, Fairy Dance esiste purtroppo. E penso che sia proprio questo il motivo per cui Sword Art Online fece così tanto discutere, perché sotto tutta la rabbia, i meme e le critiche, moltissime persone volevano semplicemente amare questo anime, me compreso, e nonostante tutto, una parte di me resterà sempre affezionata a Sword Art Online, forse per nostalgia, forse perché mi ricorda quel periodo in cui scoprivo nuovi anime alle 3 di notte, o forse semplicemente perché, nel bene o nel male, Sword Art Online ha segnato davvero una generazione. E, sinceramente, ancora oggi, quando parte Crossing Field, qualcosa dentro di me si accende. Ovviamente eccezione fatta per Fairy Dance, quella roba per quanto mi riguarda potete tranquillamente prenderla e lanciarla dentro un reattore nucleare. Ora però non ci resta che aspettare il prossimo adattamento del franchise, perché sì, avete capito bene, Sword Art Online non è ancora finito e considerato il successo che continua ad avere in Giappone probabilmente non finirà ancora per parecchio tempo. La vera domanda però è: riuscirà mai davvero a ritrovare la propria identità? Oppure continuerà a vivere per sempre come il fantasma del capolavoro che avrebbe potuto essere?
Beh, fatemi sapere la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like, qualche punto hype e condividetelo con i vostri amici. Noi invece ci vediamo ad un prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!